Nel 1968 la spettroscopia muonica aveva già fatto delle analisi. La prima volta, mi sembra, proprio sulla piramide di Khafre viene utilizzata la spettroscopia muonica. E dove mettono la macchina fotografica per i muoni? Nella stanza di Belzoni, fatto anche rima. La macchina fotografica viene messa lì. Come dice giustamente Filippo, la lastra la devi mettere sotto per poter guardare una roba che c'è sopra. Noi in realtà non abbiamo bisogno di scavare 2 chilometri sottoterra per metterci una macchina fotografica per vedere cosa c'è nei 2 chilometri che arrivano a terra e sopra. Noi guardiamo tutto dall'alto, non ce ne frega niente di fare un casino allucinante come questi. Questi hanno bisogno di mettere una lastra fotografica e attendere che i muoni la impressionino. Al centro mettono la macchina fotografica che è in una vecchia fotografia dell'epoca, 1968, quello che ha inventato questa tecnica, giustamente come ha detto Armando May, il premio Nobel, quindi non è un coglione qualsiasi. E qual è il risultato? Loro lo scrivono. Noi non abbiamo dubbi, te pare che un anglosassone c'ha dubbi? Noi non abbiamo dubbi. Se c'è una camera o una serie di cose simile alla camera del re che c'è nella piramide di Khnum Khufu, anche nella piramide di Kefren o in qualsiasi altre cose, figurati se noi non la vediamo. Se c'è una grande galleria, la vediamo subito. Se ci sono la stanza della regina, è lì sotto, la vediamo immediatamente. Perché noi fotograferemo con un angolo di 35 gradi tutto quello che c'è nel mezzo. Bene, fanno le misure. Noi non abbiamo trovato una mazza. C'è scritto così, tradotto in inglese dall'italiano. Non c'è scritto. Quindi state tranquilli, non c'è niente. E su questa dichiarazione si scatena anche Zaki Hawass dicendo sicuramente la spettroscopia muonica non funziona. E nel dire questo, a livello pennellistico, non si rende conto di darsi la zappa sui piedi. Perché? Perché dopo dirà la spettroscopia muonica ha fatto delle resistenze, ma dopo dirà la spettroscopia muonica nel caso della piramide di Cheope ha trovato qualcosa. Ma come? Se non funzionava? Cioè non funzionava, te di almeno da furbo non c'è niente, così non ti dai le martellate sulle palle. Invece questo è il lavoro scientifico che è stato sostanzialmente pubblicato. 1968. Allora, bisogna capire perché questa cosa è successa. Questa è la piramide come noi la vediamo. Nel quadretto chiaro, ora sovrappongo il cono di 35 gradi necessario a vedere qualcosa. E quando sovrappongo il cono di 35 gradi, scopro una cosa incredibile. Il cono di 35 gradi non colpisce nessuno dei 4 Z che c'ha d'intorno. Quindi anche se ci sono, lui non lo può vedere. Non solo, hanno avuto sculo, non solo, ma lo Z all'interno è nella zona del cono più stretta, quella dove c'è la probabilità minore di catturare i muoni, zona in cui solitamente non si vede una mazza. Vediamolo meglio. Ecco, vedete? Li ha proprio sforati, non si vede niente. La spettroscopia muonica non è che non funziona, è che mettere la macchina fotografica sotto la camera di Belzoni è stato un errore. Sarà forse per questo che ora hanno messo la macchina fotografica nell'altra stanza, quella più bassa, e non ci fanno andare a vedere cosa c'è. Ma come, se non c'era niente? Che c'hai bisogno dal 68 al 2025 di riprovare? Cambiando posizione, rispendendo altri 1.400 milioni di dollari? 1.800.000 dollari costa. 1.400.000 dollari costa la macchina fotografica per fare le fotografie muoniche, no? A questo progetto hanno lavorato dai 12 ai 15 istituti nel mondo universitari, con l'apporto, mi sembra, di 30-32 persone, facendo una fotografia ogni 8 mesi, perché
ci vogliono i muoni. Se i muoni non ci sono, la pellicola non si impressiona. Nessuno invece si è impressionato per il fatto che noi abbiamo fatto una ricerca analoga scoprendo il 99,9% in più di tutte le cose che ci sono, non spendendo un cazzo di soldi, standocene a casa. Il problema è, vedete, quello che tutti i giornali hanno tirato fuori con pompa magna ai tempi del famoso Scan Pyramid è abbiamo trovato due void, uno big e uno little. Il big void che voi lo vedete al centro, che fanno con questo disegnino qua, in altri articoli scientifici è piegato, cioè ha una piegatura. Per quale motivo? Perché lo dicono nel lavoro scientifico gli stessi autori. Noi non sappiamo questo big void sostanzialmente se è in linea orizzontale o in linea non piegata, cioè un angolo. Perché non lo sappiamo? Perché solamente 5 muoni abbiamo trovato che passavano da lì dentro e che poi sono venuti nella macchina fotografica nostra. 5 muoni su un percorso di 70 metri. Cioè, non potrebbero essere 5 piccoli big void, uno appiccicato all'altro? Non lo sapremo mai. Quanto è alto questo big void? Non lo sapremo mai, perché non si può sapere, perché questa è la limitazione della tecnica. Allora, capite bene che era impossibile che nel 1968 i 4 Z esterni non si possono vedere proprio e lo Z intermedio. Quando ti passano 3 muoni di lì e per caso sbattono, interagiscono con le parti vuote dello Z, che sono tantissime, perché sono sostanzialmente le 70, lo Z è vuoto al 70%, se voi ci pensate, come cubatura. Quindi è impossibile con questa tecnica, ma loro sanno che lì dentro c'è qualcosa. Gli rode anche il fatto probabilmente che noi invece si sia trovato qualcosa. Allora cercano di correre ai ripari, cercando anche loro di dire giustamente noi gli vogliamo tanto bene, perché poi diranno che hanno scoperto qualche stanzetta, 2 o 3 di quelle che abbiamo già scoperto oggi, e a noi ci fa piacere. Allora, qui bisogna parlare dei dati strutturali della piramide. Perché non si vede in realtà la struttura che noi conosciamo? Si vede poco. Perché la piramide è fatta così. Se non la fai così, scende nella sabbia 1 miliardo di tonnellate di quello che è. Se non c'ha una piastra che la sostiene, questa piastra scende sostanzialmente nella sabbia e noi oggi ci avremo la struttura della piramide di Chefre a 50 metri sottoterra, perché sulla piastra non ci puoi costruire nulla. Allora questa piastra sostanzialmente la possiamo vedere in una prima approssimazione o da destra o da sinistra. Se noi la guardiamo da sinistra, facciamo finta che sia una trave. Questa trave è sorretta da 4 pali, che sono i 4 tubi che noi vediamo davanti. E questa dice, va bene, al centro della piramide c'ho il sostegno giusto perché le cose non crollino. Ma se noi guardiamo la piramide dal lato di là, cioè da destra, ci accorgiamo che la trave che fa vedere in sezione come è fatta la piramide è sostanzialmente una trave a doppio sbalzo, cioè c'è 2 robe nel mezzo e qua 2 alette che pendolano. E quindi quello che vedete soprattutto in basso, a sinistra, è il grafico della flessione. Così, così, così. Il grafico della flessione. Più peso ci metti nel mezzo e più stringi la distanza tra i 2 appoggi, più il grafico è alto così, scende in basso, risale in alto e riscende. Lo sapete, lo vedete che sembrano i tensori, i tiranti del ponte di Brooklyn. Così capite perché il ponte di Brooklyn è fatto così, perché sta seguendo l'andamento dei tiranti proprio il grafico della flessione. Ora, il granito, la roccia, diciamo in generale, il granito in particolare, resiste benissimo alla pressione. Praticamente a pressione infinita non subisce deformazioni, ma al taglio, cioè a una fettina di granito che si rompe,
non regge. Se gli dai una martellata forte il granito si rompe, ma se cerchi di pigiarlo stai tranquillo che non ce la farai mai. Allora dovevamo fare un calcolo un pochino più preciso. Abbiamo pensato che ci fosse una piastra che sostenesse la piramide. E magari questi 4-8 oggetti servono per sostenere tutta la piastra che sostiene a sua volta la piramide, perché se no cade tutto per terra. Allora, in questo grafico, senza che io vi faccia vedere i numeri, abbiamo calcolato la dimensione della piastra per vedere quanto deve essere alta. Perché vi faccio questo discorso? Perché questa cosa c'è, la piastra c'è, si vede, e ci sono questi pietroni giganteschi che non solo occupano, come in questo calcolo, approssimato se volete, l'apertura della piramide, ma si estendono ancora più in là, aumentando la superficie di appoggio. Allora, io l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, poi abbiamo controllato i conti, ma l'intelligenza artificiale dice spessore minimo della piastra 4,5 metri, perché se no casca tutto, cioè si sprofonda come minimo di 10 metri. Considerazioni, bisognerebbe metterci dei pali. Oh, e lo dice l'intelligenza artificiale, mi l'ho detto io, non l'ha detto Zacchia Was. E allora abbiamo rifatto il conto, e nel rifare il conto, si guadagna mettendoci dei pali, come abbiamo progettati noi, con le dimensioni che più o meno vediamo dalle tomografie, il 31%. Cioè non scende più di 10 metri, scende di 6 metri sostanzialmente il cedimento. Ma io ho calcolato una piastra che aveva le stesse dimensioni della piramide, non una piastra che si espande per 15 metri all'esterno o 20 metri all'esterno, perché allora sicuramente anche di più la piramide non cade. Vuoi vedere che questi oggetti hanno almeno una funzione? Almeno quella di reggere, perché se no... E allora, porca puttana, lì ci siamo chiesti, e le altre piramidi? Ed ecco che siamo andati a dare un'occhiata alle vecchie tomografie, quelle sulla piramide di Cheope. E lì ci siamo resi conto che non ci avevamo fatto caso, ma porca puttana, ci sono anche lì gli oggetti che scendono. Nella piramide di Chefre, nella piramide di Micerino. E guardate, questa è una sezione. In questa sezione voi vedete come la roba nota l'abbiamo messa a livello della piastra. Quello che vedete è che noi non possiamo vedere, se non in modo, c'è un termine scientifico che si dice di culo, le vibrazioni di tutto questo percorso scuro. Perché? Cade all'interno di questa piastra gigante, la quale assorbirà comunque tutte le vibrazioni. Il rapporto segnale-rumore di fondo è a sfavore del vedere, ma il tetto della camera di Belzoni esce dalla piastra, è più in alto e quindi sostanzialmente tutte le vibrazioni che sono all'interno della piastra non si vedono, ma le vibrazioni fuori sì. Ma che senso ha costruire questo qualcosa? Il senso ce l'ha perché se noi, che abbiamo sempre sostenuto che la piramide è uno strumento, una campana che serve per raccogliere le informazioni vibratorie 4Z e portarle al piano di sotto, le vibrazioni passano dal tetto della piramide di Belzoni, che deve essere al di fuori di questa specie di zoccolo duro che assorbirebbe tutte le vibrazioni e non farebbe quello che noi abbiamo già deciso che fa nelle scorse puntate, chiamiamola così. Dovevamo dare uno sguardo a questo punto, a un primo sguardo alla piana di Giza. Qui sotto c'è della roba che noi non ci siamo accorti, non abbiamo visto, porca puttana, come si fa? Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo di allargare lo spettro, quindi fare in modo che la tomografia sia più grande, andare a vedere più giù, più a destra, più a sinistra. Questo prevede un tempo macchina superiore, perché la trasformata di Fourier, ogni pennellata che noi diamo a questa fotografia è sparsa su un numero di pixel quadrati superiore, quindi ci vuole un sacco di tempo. Allora,
prendiamo la piramide, facciamoci un taglio nel mezzo, vi ricordo dov'è il nord, guardate il nord è in basso, quindi è da lì che si entra. Questa è un'immagine centrale satellitare, non è un'immagine ottica, quindi la vedete ancora minimamente distorta. Bene, sulla destra e sulla sinistra vedete come ci appare il taglio della pellicola. No? Noi stiamo tagliando la torta così, tagliamo la piramide nel mezzo di Cafre in due. Per chi osserva la scena da destra vedrà la piramide di Cafre come quell'oggetto che vibra meglio, perché il taglio è stato fatto lì proprio nel mezzo. La piramide di Khnum Khufu appare dietro di noi, mentre la piramide piccolina appare più lontano, come si vede sostanzialmente per un ottico, uno che vede, cosa vedrebbe? Vedrebbe la fotografia come si vede a sinistra, cioè quasi una dietro l'altra le tre piramidi, ma guardate, fate attenzione, la piramide che noi stiamo guardando con la sezione tomografica centrale è la piramide di Cafre, ma guardate che mentre guardiamo la piramide di Cafre vi dovete rendere conto che dietro c'è un pochino di micerino sulla sinistra e davanti sulla destra c'è la rottura di palle della piramide di Khnum Khufu che in qualche modo farà qualcosa, per cui quello che vediamo qua potrebbe essere dovuto alla piramide di Khnum Khufu. Bene, questa è la valle. Nel mezzo ci avete, il triangoletto lo riconoscete, la piramide di Cafre. Vedete il cono nero che scende, che corrisponde ai due spigoli, quello che avete davanti e quello che sta dall'altra parte di dietro, che non vibrano. Vedete una specie di al centro qui, di oggetto che scende un pochino, piegato, e che è la somma dei primi girini di tutti gli 8 tubi che scendono, che siccome sta attaccato lì, vicino alla piastra, si vede molto bene che vibra tanto, perché si vedono bene le cose che sono attaccate ad altre cose, che vibrano tanto. Vi faccio notare che una struttura analoga la trovate sulla destra. Vedete che c'è un percorso più luminoso a un certo punto sulla destra. In alto questo girino che scende, il primo girino che scende e che occupa un certo numero di tubi, in alto c'è lo spigolo della piramide di Khnum Khufu. Quindi anche sotto la piramide di Khnum Khufu c'è della roba che scende. Prima osservazione. Seconda osservazione, guardiamo al centro dove c'è la freccia. In realtà vi dovrei dire, guardiamo a sinistra e in basso. A sinistra e in basso c'è una struttura luminosa. Questa struttura luminosa sostanzialmente sta né più né meno sotto la piramide di Micerino. Beh, se è una roba luminosa è una roba che vibra, è qualcosa di diverso. Beh, ve lo faccio notare perché poi dopo dovremo andare anche a rompere le palle a Micerino. La freccia centrale vi fa vedere il solito quadrilatero luminoso che voi vedete per questo effetto finto 3D dovuto al fatto che gli allineamenti tra la piegatura del radar non è uguale alla piegatura dell'immagine tomografica, che dovrebbe essere tecnicamente verticale, quindi ci dà una risposta distorta della verticalità. Questo ci aiuta perché ci dà l'idea di una tridimensionalità che non c'è. Lì nel mezzo ci sono i famosi cuboni. Quindi all'altezza della freccia ci sono da ground zero 648 metri, ma ce ne sono altri 600 più in basso di roba che sta sotto. Ve lo faccio notare. Vediamo i cuboni da vicino. Vedete che si vedono sostanzialmente gli spigoli dei cubi, come sono fatti, perché sono stati messi in evidenza, e questi spigoli evidentemente devono avere una grossa vibrazione, perché si vede da un punto di vista luminoso, lo spigolo in questi contesti si vede sempre molto forte. E i cubi sono due, quindi, e sono staccati. Nel mezzo dei cubi ci deve essere quella scatoletta più piccola a cui vi facevo vedere prima. La striscia scura che scende sulla destra, lo sapete cos'è? Sono i due spigoli della piramide di Khnum Khufu, che noi ce la troviamo davanti sulla destra, ma che sta dietro alla
alla macchina fotografica, perché la macchina fotografica ha fatto un'immagine che va verso l'avanti e verso il dietro e ha compattato tutte le informazioni su un solo piano. Allora, questo per dire, andiamo ancora più da vicino, vedete che si vedono ancora meglio le strutture cubiche, che peraltro il computer ha detto sono dei cuboni. E ovviamente si vedono altre cose, che noi non sappiamo cos'è, perché l'unico modo per capirlo è andarci. E questa roba qui che cos'è? Questo riflesso qui. Questo riflesso qui. All'inizio, come al solito, è un riflesso. No, non è un riflesso, guardiamolo da vicino. Quando noi guardiamo da vicino, compattiamo con l'effetto trippa che noi possiamo fare, quindi facciamo apparire la piramide come una vera e propria piramidina, cioè fatta bene, al centro. Vedete come la vibrazione al centro più scura diventa ancora più efficace. Abbiamo enanciato, come si dice, aumentato tutto il nero e tutto il bianco molto di più, li abbiamo distanziati in qualche modo, si vede di più. E la roba che scende, vedete che in realtà è una specie di quadrettino nero che scende con due percorsi che sono quasi paralleli tra di loro nello scendere, ma questi l'avevamo già visti da qualche parte. Ma che è sta roba? Guardate, prendiamo così come sono i due modelli delle due piramidi e scopriamo che sì, sotto la piramide di Khnum Khufu, che sta sulla destra e che nella tomografia corrisponde a una cosa che sta dietro l'osservatore, ci sono questi due stronzetti che scendono in basso, che tu li vedi dall'alto e li vedi piegati così. In questo modellino sono state rispettate le distanze, cioè è un modellino in scala questo qui, anche con le distanze. Ecco che cosa cavolo è questa roba qui. Una roba che sta lì sotto la piramide di Khnum Khufu. Lo ritroviamo in questa tomografia. Vedete com'è? La piramide di Khnum Khufu è quella davanti, che però sta dietro da chi in qualche modo sta osservando, perché la torta l'abbiamo tagliata a metà di Khafre. Dietro, sotto, si vede chiaramente che nella stessa posizione del lavoro che abbiamo pubblicato su remote sensing, che una signorina egittologa ha detto ma sono solo macchie di luce, non si vede niente, forse sarebbe meglio che la rivedesse, magari è daltonica, chi lo sa. Guardiamo la situazione com'è dall'alto. Questa è la situazione dall'alto. Vedete, ci sono le due piramidi che noi abbiamo messo con le dimensioni corrette. C'è la Sfinge sulla destra. Guardiamo se ci possiamo in qualche modo fare una tomografia in 3D. E se facciamo una tomografia in 3D, a un certo punto possiamo andare sotto la piramide, sotto la... e vedere, oh, cosa c'è lì sotto? Guarda che tana robina che c'è, che meraviglia. E a questo punto è chiaro che a partire da questa situazione noi potremo in qualche modo costruire una situazione tridimensionale, cosa che faremo prossimamente, su tutta la piana di Giza, perché non si può più dire ho studiato la piramide di Khafre o ho studiato la Sfinge. Lì devi studiare tutto in un unico, come dice giustamente May, in un unico contesto. Torniamo a questa immagine che ci è stata fornita questa da Capella Space, che ha la risoluzione più grande al mondo, quindi meglio di così non si poteva trovare. Che cos'è tutta quella roba lì che sta sostanzialmente, dal nostro punto di vista, sotto la piramide e in parte di Khafre e sotto la piramide di Khnum Khufu? Che cos'è tutta quella roba lì? Andiamola a vedere meglio. Ci siamo lievemente spostati. Vedete, la piramide di Khafre è nel mezzo, ma mentre prima il punto più alto della piramide e i due lati erano uno a destra e l'altro a sinistra, ora sono in quest'altro modo. Questo vuol dire che ci siamo spostati con la tomografia in questo modo qua. E voi guardate,
e scoprite, date un'occhiata in generale, così scoprite, va bene, che ci sono delle cose che scendono e poi capiremo perché c'è così tanta confusione. Però in basso, verso il basso, che sono 1200 metri dalla linea di base, ci sono delle strutture quadrate, quadratiformi, come le città romane sostanzialmente, che indicano delle strutture che sicuramente non possono essere state fatte a caso. Si vede chiaramente tutto quello che abbiamo visto e di più. Ci sono delle cose e queste cose sono tante. Questa è una amplificazione e vedete che queste strutture, ora voi ci potete vedere quello che vedete, però ci sono situazioni verticali, situazioni orizzontali e praticamente sono situazioni che sono geometricamente legate a x, y, z, a tutti angoli di 90 gradi. Ora, non mi potete dire che queste strutture sono inventate, che non ci sono, perché questa è una tomografia, cioè è una fotografia del suono, non è una interpretazione del primo che passa dalla strada. Questa tomografia qui ti fa vedere sostanzialmente il taglio che abbiamo fatto e da qui si vede una cosa fondamentale. Guardate quanta roba scende. Quindi dovremo rivedere anche le tomografie che abbiamo già fatto in precedenza per andare a controllare, e cosa che in parte stiamo facendo, anche sotto la piramide di Khufu. Guardate, compattando un'altra tomografia, vedete che al centro noi mettiamo sempre Khafre, perché era il nostro punto di partenza, ma in basso, ci interessa in basso, vedete, la parte centrale sono le colonne che scendono, questa roba qui che scende. Le abbiamo messe insieme e praticamente diventa un oggetto solo che scende. Però, se ci fate caso, e nell'ultima tomografia si vede, ci sono delle strutture sostanzialmente quadrate. Ve lo faccio vedere meglio. Vedete qui ci sono i pozzi che scendono, poi alla fine si smaterializza l'unico blocco e si vedono anche tutte le dita di questa struttura, ma a lato, se voi ci fate caso, ci sono strutture rettangolari, ve le faccio vedere meglio. Ta-tan! Ora che le avete viste poi, ve le ritolgo, così le potete vedere con i vostri occhi. Questo è un po' il gioco, no? del chiodo nel muro. Che sono strutture molto grandi, soprattutto, altezza, lunghezza, larghezza, eccetera, eccetera. Quello che voi state vedendo è che questa struttura ha come centro, questo quadratone gigante, la colonna di colonne che scende dalla piramide di Khufu, mentre quella più luminosa, perché proprio dove abbiamo fatto la tomografia, è quella al centro della tomografia, che sta davanti a noi e che non ha niente a che fare con il quadratone che vi sto facendo vedere ora. Ecco come si interpretano le tomografie dopo che uno ci ha preso la mano. Ovviamente tutto viene comprovato dalle tomografie orizzontali, perché ora stiamo facendo lo scanning di tutta la piana. Ma non contenti di questo, abbiamo cambiato taglio. Mettiamoci a 90 gradi. A 90 gradi, sì, nel vero senso della parola. Siamo in una botte di ferro. Siamo in una botte di ferro, disse Muzio Scevola. Vedete la linea tomografica va dalla piramide di Khafre fino in fondo sulla sinistra alla Sfinge. Bene, in alto vedete la tomografia. Porca puttana, vedete tutta quella roba che scende. Quanta roba c'è che scende? Se voi giustamente sovrapponete la tomografia a quelle linee verticali vanno a rompere le palle a un numero identico di pozzi che ci sono nella piana di Giza e che nessuno ha mai scientificamente cagato. Questo vuol dire che quei pozzi lì scendono a una profondità di 1200 metri, più o meno sempre la stessa, in alcuni punti di più, in alcuni punti di meno. E in questa tomografia ci siamo fatti prendere la mano da una, dice, prendiamone uno di questi pozzi, andiamo a vedere, e ne abbiamo preso uno di quelli che era più luminoso, cioè ci avrebbe dato più informazioni, sulla sinistra in alto. Ve lo faccio vedere meglio. Il pozzo di Osiride. Allora, il pozzo di Osiride è quel pozzo che in qualche modo si pensa sia stata la tomba di Osiride, ce ne hanno detti tutti i colori.
E vi faccio vedere una cosa fondamentale. Nel pozzo di Osiride ci sono 2-3 livelli sostanzialmente, che si arriva fino a 35 metri. Dopodiché non si capisce cosa succede perché c'è un corso d'acqua che circonda una struttura in granito dove dentro sembra che ci sia un sarcofago o uno dei tanti oggetti che serviva per metterci dentro qualcosa. Se poi era un sarcofago, come dicono i greci, cioè un mangiatore di corpi, oppure era un Neb-Ankh, come lo chiamavano gli antichi egizi. Neb-Ankh vuol dire luogo dove si rifugia la vita, che non vuol dire mangiatore di corpi. Quindi già il telegrafo senza fili, il telefono senza fili, alla prima traduzione avevano già scazzato i greci. Quindi figurati oggi gli egittologi. Allora, non si sa quest'acqua da dove viene, non si sa dove va, è un'acqua completamente diversa dalle analisi chimiche che sono state fatte dall'acqua del Nilo, quindi fa un percorso completamente differente. Uno dei nostri scopi futuri sarà trovare i percorsi di acqua che ci sono lì sotto perché fanno dei giochini strani. Qualcuno li ha già studiati da un punto di vista scientifico e tecnico, ma i lavori di tipo geologico che io ho studiato e ho posto anche all'analisi di alcuni geologi che io conosco, mi è stato detto che sono stati scritti coi piedi e quindi bisogna rivedere tutti i dati che ci sono, perché ci sono delle cose veramente interessanti che comunque faremo vedere la prossima volta. Guardate, una caratteristica fondamentale è che al secondo livello, il primo livello è quello dell'entrata, al secondo livello c'è una serie di stanze che vedremo meglio dove c'è un sarcofago. Questo sarcofago ha 2 caratteristiche fondamentali. Di queste 6 stanzette che ci sono, uno di questi sarcofagi, che ce n'è solo uno sostanzialmente, in realtà ce n'erano 2, ma uno credo sia stato tolto, è di un granito che non si trova in Africa, che non so come ce l'abbiano messo dentro perché non passa dall'entrata, che pesa le solite 70 tonnellate, 80 non lo so, che è leggermente radioattivo tra le altre cose, ma probabilmente viene da qualche miniera della Turchia. Ora bisognerebbe portarcelo e qualcuno ci dovrebbe chiedere come ce l'hanno portato, non lo sappiamo. Allora, vedete, vi ho messo la piantina del percorso e accanto la tomografia del percorso. Come vedete, nella tomografia c'è un primo percorso verticale, poi c'è un primo step, un secondo e un terzo. Le prime macchiette scure che vedete nel pozzo è il terzo livello, cioè lì siamo a 35 metri. E sotto c'è della roba. E sotto c'è anche una cosa nera, che è una stanzetta. Cosa volete che sia? Magari no, è una roba di tungsteno che vibrerà in un modo diverso per cui appare nero. A me mi sembra che forse è più possibile che sia una stanzetta, anzi una stanzona. Questa roba scende anche ancora di altri 100-200 metri sotto te come minimo, sempre facendo i primi conti coi pixel. Questa roba qua non è mai stata vista da nessuno. E c'è, perché? Perché si vede. Ecco, questa è la struttura e il radar ad apertura sintetica l'ha copiata esattamente. E noi la identifichiamo esattamente perché sappiamo come è fatta la struttura e tutte le volte che sappiamo come è fatta una struttura e guardiamo la tomografia, sappiamo riconoscere le macchie colorate perché corrispondono alla struttura che abbiamo. Nella piramide di Khnum-Khufu eravamo avvantaggiati perché avevamo 2 o 3 strutture che conoscevamo e abbiamo potuto riconoscere. Nella piramide di Khafre non c'era niente che conoscevamo all'interno della piramide e quindi abbiamo dovuto lavorare molto di più per capire che cosa avevamo di fronte. Quindi c'è un primo settore verticale dove ci sono tutte queste stanzette, in una di queste c'è l'unico sarcofago che rimane, nella parte più bassa, che è questa, c'è il sarcofagone, non so quello che è, ma ancora una volta abbiamo l'acqua che entra da una parte, l'acqua che esce dall'altra e questo oggetto che sta dentro l'acqua e ne subisce le vibrazioni. Non so se vi ricorda qualcosa di tutto quello che abbiamo detto nelle precedenti conferenze. Ecco,
Allora, a questo punto però bisogna dire quali sono stati i nostri occhi. Il mio, uno solo, è mezzo ciecato, ma in realtà uno dei nostri occhi è stato Umbra Space, cioè questa specie di ombrellone gigante che attraverso la sua apertura ci ha permesso di avere un'apertura sintetica sostanzialmente favorevole perché noi si potesse comprendere tutte queste cose. E l'altro, quello che ci ha permesso di andare ancora più a fondo, è Umbra Space, Capella Space, il quale sostanzialmente, come vedete, è una specie di lenzuolone grande, aperto, rigido, e che ci permette di tirar fuori tutti i dati che sostanzialmente abbiamo tirato fuori. Morale della favola. Bisogna tirare delle conclusioni fuori e le conclusioni sono abbastanza semplici. Per noi la piramide è come una cassaforte piena di informazioni e questa cassaforte piena di informazioni è stata chiusa da personaggi un po' equivoci, i quali non solo non ci permettono di guardare dove si dovrebbe guardare da tempo, non solo a noi ma anche a altri gruppi di ricerca, ma sostanzialmente modificano in continuazione questi monumenti per evitare che noi, andandoli a vedere così allo stato puro come erano all'inizio, prima delle modifiche fatte, si potesse capire a che cosa servissero queste piramidi. Quindi il radar ad apertura sintetica, sostanzialmente, i due radar che abbiamo trovato, sono riusciti ad aprire questa cassaforte. Dentro questa cassaforte ovviamente c'è quella che io chiamo la verità, la realtà dei fatti, l'inconfutabile realtà dei fatti. Quindi il radar ad apertura sintetica diventa ancora una volta SAR, senza alcuna remora. Perché? Perché questa sarà la spinta che ci porterà avanti senza pietà a tirar fuori tutto quello che possiamo tirar fuori da questa realtà oggettiva, mettendola in faccia alle persone che pensano che l'egittologia finisca con l'H. Grazie.